Buongiorno e benvenuti nel mio canale Il mondo dell'uncinetto. Oggi vi spiego come terminare di realizzare queste carinissime scarpine. Adesso le metto da parte, riprendo la lana grigia e realizzo un cappietto. Prendo l'uncinetto e lo inserisco al suo interno e vado a caricare 160 catenelle. Ho caricato 160 catenelle e questo è il risultato. Adesso lavoro una catenella e taglio il filo e ne lascio un pochino. Sfilo l'uncinetto, tiro bene il filo. Qui dove ho appena tagliato il filo inserisco un ago. Adesso prendo una scarpina. Per la prima non c'è bisogno di scegliere il lato, per la seconda vi basterà iniziare dal lato opposto rispetto a questa. E cosa faccio? Prendo un lato, considero più o meno la metà della scarpina, entro qui nella seconda riga di punto elastico e prendendo i vari punti sul lago faccio passare la catenella appena realizzata in questo modo. Lascio un pochino di catenella qui e semplicemente sempre con lo stesso passaggio faccio passare la catenella per tutto il polsino fino ad arrivare al punto dove mi sono agganciata inizialmente. Ok, come potete vedere ho passato la catenella lungo tutto il polsino e questo è il risultato. Adesso sistemo questo laccetto in modo tale da avere due parti lunghe uguali, così, e poi cosa faccio? Sempre con l'aiuto del lago vado a nascondere questi fili semplicemente sul rovescio della catenella, entro qui in queste linguettine e vado a nascondere il filo. Ok, ho nascosto abbastanza il filo, adesso tiro bene la catenella in modo tale da non farla rimanere arricciata e taglio la parte di filo in eccesso. Lo stesso passaggio lo andrò a ripetere anche per l'altro lato della catenella. Logicamente questo passaggio non ve lo faccio vedere. Adesso creo un fiocchetto ed ecco qui il risultato. Questo fiocchetto, oltre ad essere molto carino da vedere, serve anche per poter stringere la scarpina nel caso in cui il polsino risulti un pochino largo. Adesso, nello stesso identico modo,
come vi ho già detto prima, andrò a posizionare anche l'altro laccetto partendo dal lato opposto. Vedete, io ho già l'altra scarpina pronta. Adesso vi spiego come realizzare il coniglietto. Prendo la lana bianca, prendo l'uncinetto, sempre il numero 2, e vi spiego come realizzare le orecchie. Realizzo un cappietto, inserisco l'uncinetto al suo interno e carico 8 catenelle. Adesso salto l'ultima catenella, entro nella catenella precedente, ossia la settima, e lavoro un punto basso. Se avete difficoltà a riconoscere i punti, qui vi consiglio di mettere un marcapunto. Entro nel punto successivo e lavoro un secondo punto basso. Entro nel punto successivo e lavoro mezzo punto alto. Adesso lavoro 3 punti alti, quindi punto successivo, primo punto alto. Punto successivo, secondo punto alto. Punto successivo, terzo punto alto. Adesso entro nell'ultima catenella disponibile e in questa catenella vado a lavorare 6 punti alti. Adesso metto il filo iniziale in orizzontale, entro nel punto successivo e lavoro un punto alto. Questo filo lo tiro bene, lo lascio in orizzontale e adesso entro nel punto successivo e lavoro un secondo punto alto. Entro nel punto successivo e lavoro un terzo punto alto. Entro nel punto successivo e lavoro un mezzo punto alto. Adesso lavoro 2 punti bassi. Adesso entro nel punto basso iniziale e chiudo il giro con un punto bassissimo. Lavoro una catenella e taglio il filo, ne lascio un pochino per poi poter cucire le orecchiette sulla faccina. Adesso prendo la lana grigia e ripasso tutto il contorno a punto bassissimo. Quindi cosa faccio? Inserisco l'uncinetto qui nel primo punto basso disponibile, mi aggancio in questo modo alla lana, faccio passare il filo attraverso il punto, prendo questa codina iniziale e la sposto in questo modo, poi entro nel punto successivo e lavoro un punto bassissimo. Adesso entro nel punto successivo e lavoro un punto bassissimo. Entro nel punto successivo e lavoro un punto bassissimo e semplicemente continuo a lavorare così tutto il resto del contorno, quindi per ogni punto lavoro un punto bassissimo.
Adesso, senza chiudere il giro, taglio il filo e ne lascio un pochino. Sfilo l'uncinetto, qui dove ho appena tagliato il filo inserisco un ago e adesso entro qui dove c'è il primo punto bassissimo, prendo tutte e due le asoline sul lago in questo modo e faccio passare il filo. Adesso torno indietro nel punto dove ho appena tagliato il filo, entro proprio nel centro del punto ed esco sulla parte bianca della lavorazione qui e faccio passare il filo. E vedete, in questo modo ho creato un punto bassissimo in modo tale da non far vedere la chiusura. E cosa faccio? Vado sul rovescio del lavoro, entro in una asolina vicino al punto dove sono uscita e faccio un nodino. Adesso per sicurezza entro in un'altra asolina e faccio un secondo nodino. Faccio un nodino volante e taglio la parte di filo in eccesso. Nello stesso identico modo in cui ho realizzato questo orecchio, vado a realizzare anche l'altro. Vedete, io ce l'ho già pronto e questo è il risultato. Adesso prendo sempre la lana bianca e vi spiego come realizzare la faccina. Quindi realizzo un cappietto, inserisco al suo interno l'uncinetto e carico 6 catenelle. Adesso salto 1, 2 catenelle, entro nella terza catenella e lavoro un punto alto. Qui dove ho lavorato il punto alto inserisco un marcapunto per ricordarmi che qui inizia il mio giro. Adesso entro nel punto successivo e lavoro un punto alto. Entro nel punto successivo e lavoro un punto alto. Entro nell'ultima catenella disponibile e lavoro 6 punti alti, tutti in questa catenella. Adesso metto questo filo iniziale in orizzontale per nasconderlo, entro nel punto successivo e lavoro un punto alto. Entro nel punto successivo e lavoro un secondo punto alto. Entro nell'ultimo punto disponibile, ossia la terza catenella iniziale, e lavoro 5 punti alti, tutti in questa catenella.
Adesso tolgo il marcapunto, entro qui dove avevo messo il marcapunto, sia nel punto alto iniziale, e chiudo il giro con un punto bassissimo. E questo è il risultato. Adesso mi alzo con 2 catenelle, carico il filo sull'uncinetto, rientro nello stesso identico punto dove ho appena chiuso il giro e lavoro un punto alto. Prendo un marcapunto e segno questo punto. Adesso rientro nello stesso identico punto e lavoro un secondo punto alto. In questo modo ho lavorato un aumento. Adesso entro nel punto successivo e lavoro un punto alto. Entro nel punto successivo e lavoro un secondo punto alto. Entro nel punto successivo e lavoro un aumento. Entro nel punto successivo e lavoro un secondo aumento. Entro nel punto successivo e lavoro un terzo aumento. Entro nel punto successivo e lavoro un quarto aumento. Punto successivo, quinto aumento. Punto successivo, sesto aumento. Adesso lavoro 2 punti alti. Adesso lavoro 5 aumenti. Adesso tolgo questo marcapunto e chiudo il giro con un punto bassissimo. La faccina è terminata, quindi lavoro una catenella e taglio il filo e ne lascio un pochino perché poi questo filo mi servirà per cucire la faccina sulla scarpina. Sfilo l'uncinetto, tiro bene il tutto ed ecco qui il risultato. Adesso cosa faccio? Innanzitutto taglio questo filo che ormai l'ho nascosto e non mi serve più. Poi prendo la lana grigia e proprio come ho fatto per le orecchie vado a ripassare tutto il contorno della faccina. Quindi inserisco l'uncinetto qui dove ho appena chiuso il giro. Tiro in questo modo il filo in modo tale da nascondere il nodino. Adesso mi aggancio al filato grigio, faccio passare il filato attraverso il punto, prendo questa cotina iniziale e la sposto in questo modo. Poi entro nel punto successivo e lavoro un punto bassissimo. Mi raccomando, fate attenzione a non prendere anche il filo bianco. Adesso cosa faccio? Entro nel punto successivo e lavoro un punto bassissimo. Punto successivo, punto bassissimo e semplicemente continuo a lavorare tutto il resto del contorno punto su punto a punto bassissimo. Io adesso vado avanti con la lavorazione e noi ci rivediamo qui per vedere come terminare. Allora, come potete vedere sono andata avanti con la lavorazione e questo è il risultato.
Sono arrivata in prossimità della fine. Cosa faccio? Entro nell'ultimo punto disponibile e lavoro un punto bassissimo. Adesso, senza chiudere il giro, taglio il filato grigio. Sfilo l'uncinetto e qui dove ho appena tagliato il filo metto un ago. Adesso entro qui dove c'è il primo punto bassissimo, prendo il punto sull'ago in questo modo e faccio passare il filo. Torno indietro nel punto dove ho tagliato il filo, entro nel centro e faccio passare l'ago anche attraverso la parte bianca in questo modo. E vedete, così ho creato un punto bassissimo e non si vede la chiusura. Adesso metto davanti a me il rovescio del lavoro, entro nella prima solina disponibile e faccio un nodino. Adesso entro in un'altra solina sempre vicino al punto dove sono uscita e faccio un secondo nodino. Faccio un nodino volante e taglio la parte di filo in eccesso. Adesso vado a decorare la faccina. Quindi metto un attimo da parte questa parte e taglio un pezzo di lana nera. La inserisco nell'ago e vedete ho messo il filo singolo, non l'ho messo in doppio. Quindi nella parte finale del filo faccio 3-4 nodini. Qui nella parte iniziale ho lasciato un pochino di filo per poi non perderlo durante la decorazione. Adesso cosa faccio? Sempre facendo attenzione a non bloccare il filo bianco che dopo mi servirà per cucire, passando dal retro entro qui nei due forellini dove ho lavorato i 6 punti alti. Quindi entro prima in un forellino così e faccio passare il filo. Adesso entro all'incirca a metà del punto alto qui sopra e semplicemente faccio passare il filo. Adesso rientro sempre qui nel forellino iniziale e adesso faccio passare il filo sempre attraverso questo punto. Per riempire bene l'occhiettino ripeto un'altra volta questo passaggio.
Con le mani mi aiuto e sistemo bene l'occhietto. Adesso ripeto lo stesso passaggio dall'altro lato. Quindi senza tagliare il filo entro nell'altro spazio e ripeto per 3 volte questo passaggio. Ok, anche il secondo occhietto è pronto, sempre mi aiuto con le mani e sistemo bene tutto. Adesso, sempre senza tagliare il filo, entro nella riga qui sottostante, sempre passando dal retro, e entro nel punto alto prima di quello corrispondente all'occhietto e faccio passare il filo. Adesso entro nel punto successivo e faccio passare il filo. Vedete, ho creato una riga orizzontale. Adesso scendo di poco sotto la riga ed entro al centro della riga orizzontale, sempre passando da dietro. Adesso entro prima qui dove ho iniziato la riga orizzontale e faccio passare il filo. Adesso rientro nel punto di sotto, quello al centro, poi entro nella seconda parte della riga orizzontale e faccio passare il filo. E in questo modo ho creato una sorta di triangolino che rappresenta il musetto del coniglietto. Mi aiuto sempre con le mani per sistemare la decorazione. Adesso prendo l'altra scarpina e vi faccio vedere che le due faccine corrispondono. Quindi giro il lavoro sul rovescio e blocco la decorazione con un nodino. Per sicurezza faccio anche un secondo nodino. Quindi prendo sempre e soltanto una asolina di uno dei punti vicino a dove mi trovo e faccio il nodino. Faccio un nodino volante e taglio il filo. Adesso prendo il filo rosa, lo inserisco sempre nell'ago, non mettendolo in doppio, ma mettendo il filo in singolo. Alla fine faccio sempre 3-4 nodini. E vi spiego come realizzare le guance. Allora,
proprio come ho fatto con il nero, e qui dove ho messo l'ago ho lasciato un pochino di filo per non perderlo durante la decorazione. Adesso vedete, ho lasciato dal musetto all'incirca 2 punti alti, sempre passando dal retro entro tra il terzo e il quarto punto alto dopo il nasino e faccio passare il filo. Adesso salto un punto alto, entro qui tra il secondo e il terzo punto alto dopo il nasino e faccio passare il filo. Adesso, sempre passando dal retro, entro al centro della linea orizzontale appena creata con il rosa ed entro un pochino più avanti, in questo modo. Adesso torno indietro qui nel punto dove già sono passata prima e faccio passare il filo. Rientro nel punto iniziale e faccio passare il filo. Adesso entro qui nel centro dove sono già passata prima e faccio passare il filo. Adesso entro sempre nel punto iniziale della riga rosa, poi rientro nel centro e faccio passare il filo. E in questo modo ho creato una guancia. Adesso ripeto lo stesso passaggio dall'altro lato, quindi conto sempre 1, 2, 3, quindi entro tra il terzo e il quarto punto alto e faccio passare il filo. Poi salto un punto alto, quindi entro tra il secondo e il terzo punto alto e faccio passare il filo. Adesso mi calcolo il centro tra questi due punti ed entro un pochino sopra, così, e faccio passare il filo. Adesso da qui rientro nella parte iniziale della riga rosa, faccio passare il filo, poi entro dall'altro lato e riesco nella parte centrale di sopra. Adesso entro sempre nella parte finale della riga e riesco nella parte centrale di sopra. E anche la seconda guancia è pronta. Adesso giro il lavoro dal rovescio e vado a bloccare la decorazione con dei nodini. Faccio un nodino volante e taglio il filo. Adesso la faccina è terminata, quindi prendo le orecchie e le vado a cucire. Le posiziono qui all'incirca, diciamo copro soltanto il primo punto basso, primo secondo. Prendo uno spillo e appunto la decorazione. Adesso prendo l'altro orecchietto e ripeto lo stesso passaggio.
Ed ecco qui, vedete, ho posizionato le due orecchiette tra i due occhietti. E adesso cosa faccio? Le vado a cucire. Giro la faccina dal rovescio, prendo uno dei fili bianchi delle orecchie e inserisco alla sua estremità un ago. Adesso semplicemente vado a cucire la parte sotto delle orecchie. Quindi cosa faccio? Entro nella prima asolina di un qualsiasi punto alto corrispondente alla parte dove devo cucire l'orecchio, entro anche sull'orecchio e faccio passare il filo. Adesso entro prima nell'orecchio, poi entro in una asolina del punto alto corrispondente al punto dove devo cucire e faccio passare il filo e semplicemente ripeto questo passaggio anche per l'altro orecchio. Adesso vado a finire di bloccare le due orecchie. Cosa faccio? Sempre con lo stesso filo entro qui dove ho lavorato il punto bassissimo, entro nel corrispondente punto sull'orecchio e faccio passare il filo. Adesso entro prima dall'orecchio, poi entro sul corrispondente punto bassissimo della faccina e faccio passare il filo e semplicemente continuo a bloccare così anche l'altro orecchio. Adesso semplicemente blocco la cucitura con dei nodini, fatti sempre sul rovescio del lavoro. Faccio un nodino volante e taglio il filo. Adesso accorcio tutti i fili che non mi servono e vado a cucire il coniglietto sulla scarpina. Quindi prendo la scarpina,
Partendo dal bordino di sotto, conto 1, 2, 3, 4 file di punti bassi, quindi conto anche sulla scarpina dove devo cucire queste file e sempre con l'aiuto dei spilli vado ad appuntare la faccina, quindi vedete lascio all'incirca 2 diminuzioni di punto basso. Ok, una volta appuntata la faccina, controllo se mi piace la posizione. Metto tutti i fili tagliati nascosti sotto la faccina, prendo un ago, lo inserisco nel filo bianco lasciato proprio per cucire e vado a cucire questa faccina. Quindi cosa faccio? Tengo ben bloccata la faccina, riconto per sicurezza se ho lasciato 4 file di punti bassi. Adesso entro in una qualsiasi linguettina del punto dove devo cucire la faccina e faccio passare il filo. Poi, sempre prendendo soltanto le linguettine dei vari punti, prendo il corrispondente punto sulla faccina, vedete in questo modo. E tiro bene il filo. Adesso entro prima sulla faccina, prendo sempre soltanto le varie linguettine dei punti. E adesso entro nel corrispondente punto sulla scarpina prendendo soltanto queste linguettine, vedete? In questo modo poi nella parte interna della scarpina non ho alcun filo. Quindi continuo a cucire così tutto il resto della testolina. Io adesso vado avanti con la cucitura, noi ci rivediamo qui per vedere come terminare il tutto. Mi raccomando, le orecchiette non vanno cucite, ma soltanto il contorno della faccina. Allora, come potete vedere ho cucito tutto il resto della faccina proprio come vi ho detto. Sono arrivata qui nella parte finale, adesso cosa faccio? Entro prima sempre su una linguettina del punto sulla scarpina. Entro nella corrispondente linguettina sulla faccina e faccio un nodino. Tiro bene il filo. Adesso faccio un nodino volante. Rientro qui dove ho appena fatto il nodino e faccio passare l'ago facendo attenzione a non entrare dentro la scarpina ma ad entrare tra la faccina e la scarpina e faccio passare il filo. Adesso taglio il filo in eccesso . Sistemo con le mani la scarpina e la scarpina è pronta.
E come vi ho già detto, nello stesso identico modo si lavora anche l'altra scarpina, io già ce l'ho pronta, adesso nascondo tutti i fili e noi ci rivediamo con le scarpine pronte. Come potete vedere ho terminato di nascondere tutti i fili e questo è il risultato, guardate che carine queste scarpine. Allora, vi ho spiegato come realizzare la soletta, come realizzare la scarpina e le varie decorazioni. Questo è il risultato, spero tanto che la spiegazione vi sia piaciuta, nel caso lasciate un bel like e mi raccomando, se non siete ancora iscritti al mio canale, iscrivetevi e non vi dimenticate di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati. Queste scarpine sono perfette sia per maschietti che per femminucce, poi io ho utilizzato un colore neutro, il grigio perla, ma voi potete realizzarle azzurre, rosa, verdi, gialle, del colore che più preferite. Spero tanto di ricevere qualche foto dei vostri progetti attraverso i miei canali social, TikTok, Facebook, Pinterest ed Instagram, di cui vi lascio il link in descrizione. Noi ci vediamo la prossima volta con un nuovo tutorial. Grazie mille per seguirmi, ciao ciao!